Che Ratatouille sia un bel film si vede. Basta guardare la scena in cui lui cade in cucina e noi lo seguiamo correre ed evitare 1000 pericoli, ma in realtà ogni cuoco sta lavorando a una vera ricetta e si muove nelle aree della cucina che davvero gli servono e insomma non un singolo passo è fatto a caso. Ma di che parla Ratatouille? No, non di cucina. Questa è la storia di un povero. Rémi vive in campagna ed è circondato da gente che giustamente gli dice: ma chi te lo fa fare di incaponirti a fare il sommelier di sto cazzo? Il cibo serve a riempirsi la pancia e noi siamo poveri. Non rompere le palle, mangia quel che passa il convento. Io sono nato in un paesino in una valle nelle Alpi e il mondo in cui sono nato è un mondo che faceva la stessa cosa. Tutti mi parlavano del fare le cose perché utili e se cercavo di più ero egoista e viziato. E il padre di Rémi, così come la gente del mio paesino, ha solo avuto la fortuna di crescere in un luogo che incontra già le loro scelte. Rémi no. Rémi sente il richiamo di qualcosa, il richiamo dell'arte. L'arte è un privilegio che non puoi avere quando muori di fame. Eppure la cerchiamo dai tempi di Lascaux. Immaginatevi proprio i cavernicoli. Se non trovi una pera oggi, non mangi per tutta la settimana. Hai le spine nei piedi, devi scappare dall'orso e se non vi aiutate tutti a vicenda, si schiatta. Ora arriva uno e questo dice: no, io mangio le mele rosse perché sono più belle di quelle gialle. Ma che cavolo vuoi? Ma dopo tutto è così che funziona l'arte. L'arte sta nelle scelte, tutto lì. Scegliere il bello. Battere su un tronco e decidere che un suono fosse più bello di un altro. È ciò che ha creato le note e la musica. Abbellire il proprio angolo di caverna è inutile, eppure ne sentiamo il bisogno. Quando il cavernicolo sceglie con che fiori decorare il suo angolino, sta facendo uno sforzo inutile. Ma chi vive con lui sa che un giorno, quando il suo amico non ci sarà più, saranno quelli i fiori giusti da mettere sulla sua tomba ogni giorno. L'arte è inutile per definizione, eppure quando tu scegli di mettere nei fiori nel tuo angolino stai scegliendo come sarà l'esperienza della tua vita, stai comunicando chi sei. Così come un piatto, che è un'esperienza, tu non mangi quel piatto per riempirti, ma per sentire l'esperienza perfetta di questo istante. E magari anche per riempirti, va bene. Rémi ammira chi vive del suo sogno, lui vuole cucinare e Gusteau in TV lo ha detto. Chiunque può cucinare, quindi anche Rémi, anche se lui mangia dalla spazzatura. Gusteau è un po' il Disney della situazione, molti animatori della Pixar sono cresciuti con Disney e poi è morto. E come la cucina di Gusteau, ora la Disney ha in mano un ometto che mette il nome di Gusteau ovunque, fa solo ricette di Gusteau e sfrutta il marchio a tal punto da usare il nome di Disney, cioè di Gusteau, persino per i prodotti surgelati. E nessuno va avanti. Ora che il volto dell'azienda non c'è più, bisogna fare in modo che la cucina lo mantenga in vita, facendo solo ciò che faceva Gusteau e imitandolo per sempre. E poi arriva Rémi, che dopo aver perso la sua casa, la sua famiglia e ogni altra cosa, arriva a Parigi e vede la cucina di Gusteau, che è l'opposto di ciò che si mangia in campagna. Mia nonna diceva sempre che la polenta è cibo e tutto il resto è solo condimento per darle sapore. Lo diceva di qualsiasi cibo. E aveva i gozzi come il gioppino, quindi, questo è tutto dire. Le famiglie povere vivevano di polenta e gli altri cibi scarseggiavano, quindi si viveva di quel che c'era, anche se non bastava riempirsi la pancia. E la cucina di Gusteau, invece, è la cucina delle microdosi, in grandi piatti vuoti. Quella di chi dice, 50 euro per una cagatina impiattata? Allora forse è il momento di spiegarvi quella cagatina. Questo modo di intendere il cibo è diverso, sì, ma è lecito. È come le caramelle. Tu sai che sono minuscole, quella è la dose, quella è la dimensione adeguata per una caramella. Non è un piatto di pasta, non va intesa in quel modo. Ma effettivamente, perché dovrei essere io a parlarvi di questo argomento e non Prat? Perché sto qua? Non perché sto facendo un momento tipo Luis che prende il controllo del muschio selvaggio, ma perché Enrico mi ha invitato. E indovina un po'. Il discorso è, il cibo può essere inteso come arte? Che cos'è l'arte? Partiamo da sta cosa. L'arte potrebbe essere elaborata a livello di concetto come, dimmi se ti piace, creare qualcosa che racconti qualcos'altro oltre la propria essenza. Quindi, faccio un quadro, non è solo tela con sopra vernice,
è qualcos'altro, non è solo il paesaggio di alberi molto belli, molto brutti, quelli che sono, ma qualcos'altro, riesce a esprimere qualcos'altro. Secondo questa definizione, il cibo può essere inteso come arte. E chi è che la pensa in questa maniera? Luigi Cremona. E te mi stai a dire, Lorea, perché mi stai a morpare da 53 secondi con sta cosa? Perché Luigi Cremona, quest'uomo qui, è l'uomo che ha ispirato la Pixar per questo personaggio qui. Anton Ego, la sciarpetta, gli occhialetti, questo sguardo un po' serioso, con il viso un po' smunto. Un viaggiatore. Dal deserto del Chihuahua fino all'Himalaya, Luigi Cremona ha provato tutti i piatti del mondo. Lui viaggiava e dovunque andava mangiava poco, così poco che chiedeva sempre mezza porzione dei piatti da assaggiare, tanto che divenne famosa la porzione cremona. Quando in alta cucina soprattutto si chiede una porzione cremona, si intende una porzione piccola, una mezza porzione. Lui voleva assaggiare poco di tutto quanto. Amava la cucina, ama perché è vivo comunque, ama la cucina in maniera viscerale, emotiva. Quando lui fa molte lezioni, università, corsi, lo vedi proprio, ha uno sguardo di una persona innamorata, di una persona che ama il cibo. E proprio come Anton Ego può sembrare serioso, può sembrare tutto d'un pezzo, ma il suo cuore è nel piatto, in senso non letterale, ma è nel piatto. Lui il cibo non lo ama, lo venera, però in maniera positiva. Detto questo ti rilascio a Enrico e alle sue cose bellissime. 2 minuti e 15, spero che tagli i pezzi. Io non taglierò niente. Comunque, è per questo che la ratatouille è così importante, perché non è semplicemente la ratatouille. Qui stiamo parlando di una presa di posizione nei confronti della società, una presa di posizione nei confronti della cucina, una presa di posizione nei confronti della critica e soprattutto di una ratatouille che significa molto più che la semplice ratatouille. Non è semplicemente un piatto, è una scelta molto attenta e che dice molto. Questo accade quando Ego resta sconvolto. Sta assaggiando un piatto popolare che arriva dalle campagne di Rémy, la ratatouille. E qui sta il genio di Rémy. Ego ha chiesto della prospettiva, ma che significa prospettiva? Ego sta dicendo, sì, bravi, portate avanti il nome di Gusteau, ma voi non siete Gusteau. Quindi datemi prospettiva, mostratemi che sapete vedere più in là del vostro naso, datemi una prospettiva, ovvero qualcosa che mi faccia venire voglia di tornare qui per vedere cos'altro c'è di nuovo questa volta. La maggior parte dei cibi arriva comunque dalla cultura popolare. Tutta l'arte in realtà arriva dal mondo reale e quello povero. La realtà ha gli stessi ingredienti dopo tutto, un po' come la teoria di Booker, no? Che esistono solo 7 storie e noi le riraccontiamo da capo in salse diverse da migliaia di anni. Ecco, qui sta il colpo di genio di Rémy. Proporre la sua interpretazione di una cosa che esiste già. Proporre a Ego un viaggio nel tempo, proporre a Ego la cosa più semplice di tutte, scegliere la cosa più semplice di tutte, ma fatta talmente bene da cambiare ogni cosa. Come fa il film stesso dopo tutto. Chi lavora alla Pixar è come Rémy. Sono tutti partiti con un sogno. All'inizio erano a disagio, in un ambiente dove tutti erano più bravi, più grandi, più esperti, con un gatekeeper, un piccoletto infuriato che non vuole farti lavorare perché rovini lo status quo. Ratatouille parla di tutti coloro che si sentono piccoli in una società che non li vuole. Rémy non può entrare nell'altra società perché tutti hanno schifo di lui e sono intransigenti. Se lui è un ratto, allora non importa che cucini bene, resta un ratto, resta piccolo, resta umile e non sarà mai altro, niente di più che un ratto. E in questo film la società vince. E Rémy resterà nascosto per sempre sotto un cappello, perché nessuno è pronto a permettergli di essere più di ciò che è. Linguini al contrario è perfetto per la società, perché tutto sommato è quello che la gente ci si aspetta, è quello che tutti vogliono, è quello che... Ma lui è solo ed esclusivamente ciò che si pretende da lui. E in realtà non è capace di essere un cuoco. Il problema del mondo artistico è che finisce per essere un mondo elitario che vuole decidere chi sta dentro e chi sta fuori. Un mondo che esclude chi non capisce, per esempio, e preferisce così. Forse ha sofferto troppo della follia della folla di Frankenstein. E se quasi tutti gli artisti si sono dovuti elevare da umili origini, è difficile che poi non guardino il mondo dall'alto in basso. La colpa è di tutte le parti. Quando vedete una sfilata di moda, per esempio, e criticate gli abiti impossibili, forse non sapete che spesso sono abiti che per toglierti li devi strappare.
E che non sono proposte per come la gente dovrebbe vestirsi per strada, ma un gioco per gli artisti, che durante la sfilata propongono dei vestiti solo per il gusto di averli creati, si sbizzarriscono. Non cercano di fare vestiti belli. A volte sono solo per ridere, a volte per dire qualcosa, a volte per raccontare una storia. E così funziona l'arte. Arte mica un complimento, è solo la parola che indica questa cosa strana. Anche l'arte brutta è arte. Così come la critica è solo il ruolo di chi ama l'arte e magari non la sa fare. Però vi prego, non aggrediamo l'arte che non capiamo. I nazisti bruciarono per prime proprio l'arte astratta e tutto ciò che richiedeva uno sforzo in più per essere capito. Non arrabbiamoci con il nuovo, è quello che fa Skinner, che dice no, non possiamo proporre nuove ricette, rischiamo di non vendere, restiamo sempre uguali, teniamo le cose come stanno, se funzionano funzioneranno per sempre, impediamo alla natura di fare ciò che fa meglio, ovvero cambiare. Io non ho mai capito il motivo per cui ci sentiamo di dover fare recensioni, viviamo nell'epoca del recensionismo, ma la critica è ben altro. Il critico, come dice Go, ha il compito di riconoscere il nuovo. Nessun grande artista vede mai le cose così come sono, altrimenti non sarebbe più un artista. L'arte sta nel modo personale in cui un artista compie queste scelte, il suo filtro sul mondo. Quando Go resta entusiasta, potrebbe finire lì. Linguini avrebbe potuto ringraziare e basta. Ego sarebbe tornato a casa, avrebbe scritto una buona recensione e convinto che Linguini fosse il più grande artista della nostra epoca. Il ristorante di Gusteau non avrebbe chiuso, forse. E Rémy sarebbe rimasto sotto un cappello. E avrebbe potuto comunque cucinare. Linguini invece rivela tutto. Ha perso tutti i suoi collaboratori per lo stesso motivo, eppure ora, di nuovo, per onore del vero, spiega ogni cosa a Ego. Questo non è un film con un lieto fine, ogni personaggio umano perde ogni cosa. Non sono pochi i sacrifici di un artista, di un animatore per esempio, che rinuncia ad avere una vita per animare. L'arte è una manta ingorda. E la cosa più difficile è diventare come Gusteau, ovvero un uomo passato, che ha fatto il proprio percorso ed è finito. Lasciare il posto al nuovo è difficile perché se tu vecchio lo capisci, significa che non è ancora abbastanza nuovo. Siamo tutti figli del nuovo, tutta l'arte è stata contemporanea, tutta l'arte è stata novitata e testata, anche quella difesa dai conservatori. E il nuovo ti uccide. E lo fa per fare spazio a una sorpresa, ovvero la sorpresa che una persona in più rispetto a quelle che pensavi. Anche lei può cucinare. I sogni son piatti finiti a metà e a saltare dei pasti ci si abituerà. Un voleur solitaire et triste à nourrir. In un gioco amaro Je dois réussir, car rien n'est gratuit dans